Grandissima. Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Paolo. Chi ancora non mi conosce può iscriversi per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Oggi ascoltiamo un'altra esibizione live di Ado nella canzone Gyakko, non so se si pronuncia così ma spero di sì. C'è anche la versione in studio, ma io tra le due, diciamo così, ho scelto quella live perché preferisco sempre ascoltare gli artisti in live per sentire tutte le sfumature. Cominciamo subito perché sono molto curioso. Molto rock. Grande. Ma è grandissima. Devo fermare che è incredibile quello che fa. Questa è una canzone che assomiglia veramente al rock, diciamo, occidentale che io conosco. Bellissima, infatti è molto orecchiabile per me, molto bella. Devo dire una cosa, mi viene in mente una curiosità perché mi piacerebbe ascoltare, non capiterà però, una cover di una canzone famosa del rock, diciamo, occidentale che io conosco, interpretata da Ado. Penso che sarebbe una cosa spaziale, ma vabbè, non capiterà. Però ho notato una piccola cosa, una chicca che vi dirò solo più avanti perché voglio vedere se anche voi la notate, quindi guardate bene il video, l'audio, la musica, le luci, tutto, perché poi vediamo dopo se anche voi avete notato la stessa cosa oppure no. Andiamo avanti. Grande, è incredibile. È incredibile, questa la risentiamo. Quest'urlo è stato strepitoso, incredibile. Ma la cosa sorprendente sua è questa elasticità che ha nell'applicare tecniche completamente differenti, dalle note più tranquille, più pulite, basse, alle note urlate con quella distorsione eccezionale che è veramente quasi incredibile. Ma la sua caratteristica ovviamente, come sappiamo, è che lo fa in modo velocissimo, da una nota all'altra, non da una strofa all'altra. E questo secondo me impone un tema che non affrontiamo mai, ma normalmente i cantanti, anche quelli molto bravi, hanno sempre un po' di paura nel cercare l'estremo, nel cercare la nota differente, nel cercare l'acuto, perché lì si può sempre sbagliare, si può sempre avere qualche piccola incertezza. Lei invece ha un coraggio che è fuori dalla norma, secondo me è l'unica, perché fa tutto
tutto all'estremo, cioè questi cambiamenti così veloci sono sempre da un estremo all'altro. E infatti uno che ascolta Ado per la prima volta, come è successo a me tempo fa, è come se stesse ascoltando della musica con un canto sperimentale dove uno cerca l'estremo. Lei lo fa con naturalezza, bravissima ovviamente, anche perché è molto confidente nei propri mezzi, sicuramente, ma ha un coraggio veramente eccezionale. Io, se volete sentire anche altre esibizioni, ho preparato apposta per lei una playlist dove abbiamo sentito altri pezzi da lei cantati dal vivo, come un Ravel show. Andate pure a vederli se siete interessati. Adesso andiamo avanti perché è eccezionale. Ma dai! 怒り願った言葉は崩れ立ってしまった何でも人間正しくしている何度もあなた言葉が Ma dai! 分かっているのならなんて意味が苦しいもう怒りよまた Eccezionale. Grande. È incredibile. Avete sentito la parte in cui c'era sullo strumentale c'era il basso che faceva questa tecnica molto slap? Direi che il basso e la voce in questa canzone sono la parte fondamentale. E adesso quella chicca di cui parlavo prima, che abbiamo visto lungo tutto il video, ovviamente io non conosco il giapponese, ho cercato una traduzione del testo e più o meno il significato è questo, insomma, parla della convenzione per cui normalmente noi siamo sempre disposti a scendere a patti con gli altri, ad essere accondiscendenti, accoglienti, evitare l'esplosione di rabbia per non urtare gli altri, e questo fa parte delle regole della convivenza. Però lei ci dice in questa canzone che a volte è utile, necessario, soddisfacente invece lasciar sfogare la propria rabbia, ed è anche giusto che gli altri ce lo lasciano fare. Quindi questa rabbia che noi coviamo all'interno non solo è soddisfacente tirarla fuori ogni tanto, ma è anche salutare. E vedo che nel modo di esprimersi che lei ha, quando canta le frasi più leggere, nel senso con la voce più pulita, più bassa, più tranquilla, più rilassata, sta spesso fuori dalla gabbia nella scenografia. Ma tutte le volte che vengono fuori questi urli molto distorti che lei è bravissima a fare, che ci rappresentano emotivamente un pochino la rabbia che cerca di uscire, la ribellione, lei è sempre dentro la gabbia, come se stesse rappresentando questa rabbia che noi soffochiamo normalmente. Quindi anche da questo piccolo dettaglio lei è veramente un genio in questa cosa. Non so se anche voi avete visto la stessa cosa o se pensate che sia diversa l'interpretazione, ditemelo nei commenti, che voglio sentire anche la vostra opinione. Quindi direi veramente ottima anche la scenografia. Se conoscete altri artisti, giapponesi o no, che abbiano una scenografia particolare o che abbiano fatto anche dei video che per voi dal punto di vista visivo sono particolari o interessanti, voi segnalatemelo che magari li analizziamo insieme. Andiamo avanti. È finita con il basso da solo, ottima scelta perché ovviamente il basso è stato, diciamo così, il leitmotiv di tutta la canzone insieme alla voce, quindi ottimo. Devo dire veramente eccezionale. Un piccolo appunto ancora sulla parte visiva. Noto che la parte scenografica è fatta totalmente da vibrazioni, nel senso, tutta la parte visiva, la parte fisica non esiste perché sul palco ci sono solo luci, grandi luci e le ombre create dalle luci.
tutto il resto non c'è. E quindi luci e ombre non sono altro che vibrazioni, esattamente come quelle sonore della musica, quindi tutto uno spettacolo, dalla parte visiva alla parte musicale, tutta fatta solo e esclusivamente di vibrazioni, che sono la parte più impalpabile e più eterica della realtà. Quindi anche questa è una scelta estrema, bellissima, secondo me. Non conosco altri artisti che fanno la stessa cosa, se ne conoscete segnalatemi comunque, perché è molto interessante questo aspetto. Grazie quindi per avermi consigliato questa esibizione live. Ovviamente nei commenti dite la vostra su questa esibizione, mi interessa molto il vostro parere. Se avete altre esibizioni di Ado, sia live che in studio, voi ditemelo che io le guardo volentieri se posso, o anche di altri artisti se preferite, ovviamente. Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati, condividete se potete, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!